Sono nell'ascensore di casa mia, qui ad Amsterdam, e sto per andare in Spagna una settimana con questo zaino e mi è venuta questa matta idea all'ultimo di riprendere tutto. Vediamo come va. Ti credi di essere un travel blogger? Forse. Magari. Un'altra vita. Siamo arrivati, che figata che è sto aeroporto. Devo andare ad una cosa chiamata la linea Azul, o meglio, no, forse è la linea dei treni, ma che cavolo ne so, è una confusione unica, si capisce. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto, hoy tengo en el alma una pena y es por culpa de tu embrujo, hoy sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere, que tengo la camisa negra y una pena. Al castello Gibralfaro. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo. Si capisce bene. Lì c'è la città di Malaga, mare, e qui c'è il castello di Gibralfaro che proteggeva l'Alcazar. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa. Cioè, guarda dove sono. Guarda che figata. Anche se sono sudato fradicio. È bellissimo. Praticamente sto risalendo verso il castello dove ho lasciato lo scooter. Ora ho intenzione di andare al mare, dove non porterò il telefono, i documenti, non porterò niente, sono il costume, la salvietta, e mi farò un bel pisolino. Ya tu amor no me interesa, lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Niente, allora il telefono è assolutamente surriscaldato, io mi trovo in un posto meraviglioso, le palme, lo scooter, questo perché c'è un incidente sulla autostrada, e quindi il navigatore ha deciso di farmelo evitare in questa maniera. Che figata. Y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa nera. Marbella, che sole, che caldo, piazza degli aranci perché è piena di aranci. Mi trovo in un posto così incredibile che qui la pubblicità arriva in aereo. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Guarda, questa cosa è incredibile, mi sono appena dovuto fermare qui un attimo per dare la precedenza a un aereo. Mi trovo dopo la rocca di Gibilterra, al confine fra il continente dell'Europa e il continente dell'Africa. Questa è ancora Spagna comunque, lì c'è Tarifa. Benissimo, è tardi, chiude tutto questo parco, questa cosa a Gibilterra chiude tra un'ora e mezza, c'è un rumore di grilli fortissimo e questa
meravigliosa passeggiata in salita, giusto perché mi mancava fare un po' di salita, con il Marocco alle mie spalle. Eccolo là, dove vedersi. E niente, ora ho il fiatone. Benissimo, arriviamo su, ci sarà una bella caverna e i macachi che non mi ruberanno nulla perché dovrei essere abituato. Vediamo. A presto. Brutto animalaccio, guarda che faccia incazzata. Guarda qua. Buongiorno. Buongiorno. Guarda ancora. Ora io ho tolto il cappello perché questi animali sono dei ladracci maledetti. Guarda, c'è un cucciolo. Guarda. Sì. No, sì, va bene, sto lontano. Oh, mamma mia. Non gli piace essere preso in quel modo, guarda. Avvicinarsi ai cuccioli. Quindi, dopo essere stati da questo lato, si può arrivare anche dall'altro e vedere che meraviglia che c'è qua. E dopo una bella sudata, ci sono solo pochi alberi sopra di me, ho raggiunto uno dei punti più alti di Gibilterra, da dove si vede benissimo questa ultima parte di Spagna, da dove il Marocco è meraviglioso e da dove anche il resto di Gibilterra si vede benissimo. Incredibile. Allora, siccome io, scemo, no? Sono partito da là sopra, ok? Per arrivare qui devo andare là e poi tornare là con l'autobus, o meglio fino lì a piedi e poi là con l'autobus dove ho il mio scooter. Qui c'è un bellissimo ponte sospeso tibetano del Bassapere, quello lì, no? Ecco, io non ci vado, non ci andrò, io non vado al ponte, non mi interessa, proprio io devo farmi questa bella scalinata che faccio molto volentieri, dopodiché mi compro una bella acqua gelata o una bella Coca-Cola con un bel panino, un bel bocadillo e sono contento così. Gibilterra è stata una figata, guarda cos'è una figata, guardale lì, mamma mia, guarda i tuffi, non parlano solo per non pagare le tasse, davvero incredibile. Questa volta, con molto meno traffico, sto riattraversando il confine. Facciamo una pista per aerei. No, io non dovrei fermarmi qua, ma che cosa è? Che cosa è questa cosa? Quello è Marocco. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Y dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Questo è uno dei posti più incredibili dove io sia mai stato. Tarifa, Spagna. Tú has venido, yo te voy a esperar. En mi cama y lo voy a celebrar. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar el hondo. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto. A mis rincones, lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ves, ahí
Va bene che vivo ad Amsterdam, ma questo vento forse è troppo anche per me. Comunque c'ho curiosità, la Human Safari. Qui c'è l'Oceano Atlantico, e qua c'è il Mar Mediterraneo. Questo è il punto che separa i due mari, ma in realtà solo l'uomo l'ha deciso. Forse perché è il punto più stretto. Gibilterra non è davvero il punto più stretto, ma che vento, madonna. Cioè, non so se si capisce. Ed ora in direzione Bologna. Comunque piccola riflessione: non faccio video mentre guido per ovvi motivi e neanche mentre mangio, perché mi godo proprio quello che sto mangiando. Poi tendenzialmente faccio dei pasti veloci a orari randomici, mangio delle tapas qua e là, quindi poi non potrei né riprendere me che mangio, sarebbe scomodo, né riprendere il piatto, che interesse c'è. Quindi addio Tarifa, o meglio, arrivederci. Abbiamo avuto il primo spegnimento dell'iPhone dovuto al calore, ma in compenso è o non è un posto incredibile? Lì c'è la duna, ora ci arriviamo. Per fortuna, nonostante la temperatura e il caldo torrido, la sabbia non scotta troppo. Ora posso anche togliere le ciabatte quando scendo da questa passerella. Meraviglioso comunque, come sempre. Bello, bello, bello. E c'è gente che sale. Ecco, saremo lì tra poco. Questa cosa qua dovevano chiamarla la collina del Signore, perché se tu cominci a salire che non sei religioso, arrivi su che lo diventi. Sono arrivato in cima alla collina. Collina alla duna. Fa un caldo bestiale. Purtroppo non si vede dall'altra parte, ma non ci si può lamentare. Ecco, meraviglioso. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besa, besa, bésame un poquito. Ho ordinato da mangiare e non trovo il bagno in questo posto. Cioè, questo posto. È tutto un unico posto. È incredibile. È bellissimo. Ma che cosa? Che cos'è? È un ristorante, hotel, bar, fa tutto. Dicevo, è impossibile filmare me e il cibo contemporaneamente, ma questo è quello che mangio al Califa, quel posto meraviglioso che avete appena visto, in questa bellissima piazza. Ci saranno 1 miliardo di gradi Celsius, ma questo posto non è reale. Guarda che roba! Assurda, assurda, le strade sono tutte così, tutto così, tutto bianco, bellissimo. Sono a Cadice, dove si bolle dal caldo. Io sono assolutamente distrutto, quindi adesso entrerò in ostello, che è qui da qualche parte, e poi spiaggia, senza telefono. Non porto niente, non avrò nulla. E mi sa che era questo. Ciao. Ora che ho un aspetto più umano, questa è una scuola elementare di Cadice, così a caso, e sto cercando di andare a vedere il tramonto. Sono le 9, il tramonto è tra pochi minuti e vediamo come competerà con quello di Tarifa. Allora, io non so se con le cuffiette l'audio renderà in modo diverso. Qui c'è una situazione abbastanza ridicola, c'è tutta la gente allineata, pronta a vedere il tramonto, che deve essere spettacolare effettivamente. Ora provo a inquadrarlo. Ecco, farò un paio di foto, un paio di video che poi si vede meglio, e poi mi vado a mangiare un bel piatto di carne stasera. Proprio voglia di quello.
Osservazione bonus, devo dire che farsi video in questo modo per strada, in un posto dove a malapena ho sentito parlare italiano ed è così lontano, così remoto, è un vibe tutto suo. Diciamo che non mi sento eccessivamente in imbarazzo, se appunto si sente diverso con le cuffiette. Cuando tú me besas, me siento en el aire. Por eso cuando te veo, comienzo a besarte. Inizio ovviamente a farmi delle domande su quello che sto facendo, questo video intendo. Sarà abbastanza footage, avrò ripreso abbastanza cose, starò dicendo cose intelligenti, starò raccontando la vacanza, il modo, sì, vacanza, il viaggio, insomma, in modo corretto, nel senso che la rappresenta bene. Il video che verrà fuori farà provare a chi lo guarda quello che ho provato io quando viaggiavo, almeno in una minima parte. Non lo so, sarà interessante scoprirlo. Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente. Bésame, y yo quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente. Ese coro, bésame la cosa. Buongiorno, 9 agosto, sono nella città vecchia di Cadice, più la città dei vecchi che la città vecchia, e sto andando a vedere la torre Tavira, dove salgo sopra, dovrebbe essere nel punto più alto, c'è questa camera oscura dove si vede, da dove si vede tutta la città, a quanto pare. Eccola qui. Labios tienen suave ese secreto, lo beso y beso, y no lo encuentro. Un beso suave, es lo que anhelo. Un beso tuyo, es lo que quiero. Dámelo. La prima Costituzione spagnola, la Pepa, è stata firmata a Cadice e questo monumento è dedicato ad essa, infatti c'è 1812. Molto interessante, molto bello, in un parco fresco dove ci sono gabbiani, cose, persone come al solito, tanti anziani, molto molto carino. Ora sotto questa pianta. Sto mangiando questo bocadillo, montaditos, comunque panino con i chicharrones, che è praticamente pancetta, e sto entrando in questo meraviglioso parco gigantesco che adesso mi faccio a piedi passeggiando. Carino, questa è una parte molto bella. Questo posto è allergico alle nuvole, non c'è un giorno in cui ci sia una nuvola qui. Questa spiaggia molto popolata come ieri, la Caleta, e oggi raggiungo il castello di San Sebastian. Guarda, c'è la spiaggia talmente affollata che la gente viene qui insieme ai gabbiani per ritrovare un minimo di pace. Bello però, c'è proprio profumo di mare. Bésame, bésame, suave, bésame otra vez. Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente, tiernamente, cariñosamente, dulcemente. Bésame mucho, sin prisa y con calma. Dame un beso hondo que me llegue al alma. Acércate, acércate, no tengas miedo. Solamente yo te digo una cosa quiero. Bésame. 60 km fatti a metà strada per Siviglia. Sono fermato in questa stazione di servizio nel bel mezzo del nulla e
Faccio 5 minuti di pausa prima di ripartire. Dai Roma. Cioè, ma guarda che figata, sono arrivato alla Setas qua, il mio ostello è qui, alla piscina. Ora vediamo. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Sono in questo parco vicino all'Alcazar che visiterò più tardi. Qui c'è decisamente il profumo che c'è in Egitto. Fa quel tipo di caldo che tira quel tipo di profumo fuori da non so che cosa, la terra, le piante. Buonissimo, è fantastico, è un paradiso. Me gustas tú. Me gusta la chitarra, me gustas tú. Me gusta il reggae. No, ma questa cosa è incredibile. Ma che cosa non è? Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Un pochino sullo sfondo si vede questo meraviglioso ponte. Prima con il mio scooter ci sono passato per arrivare in città, per passare sopra al canale di Alfonso XIII. Doveva essere importante questo qui, per avere un canale del genere con il suo nome sopra. Canale di Andrea V, suona bene, ci starebbe, dovremmo farlo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? La Torre de Oro, Ale, anche lei l'abbiamo vista. Andiamo a bere qualcosa lì. Sono spettinato, disidratato, ma questa città è veramente una meraviglia dietro l'altra, è bellissima. Siviglia è davvero bella.
bella, bella, bella. Il casco mi conferisce sempre delle pettinature divertenti. Mi stavo quasi dimenticando di fare i video e quindi siamo di nuovo in mezzo al nulla a fare rifornimento come al solito. Andiamo a Olveira, Coripe, Sedeni della Bodega, sono dei pueblos bancos, delle piccole città in mezzo nella strada fra Siviglia e Ronda, nell'entroterra, e poi arriveremo a Ronda. Ha un famoso sfondo di Windows, mettiamola così, e sarà bello. Ma tipo qui, no? Come fai a non fermarti? Cioè, ma che cosa non è? Queste strade comunque tutte un po' twisty, windy, così sono bellissime da percorrere in scooter, sono spettacolari, veramente belli. Allora, non so perché mi trovo in questo paesino Coripe microscopico e c'è un podologo, ma la Spagna è piena di podologi, non so perché, continuo a leggere questa parola podologo. Questa città ha 1000 abitanti circa ed è praticamente tutta qui, è questa strada, non so perché mi trovo qui, era a più o meno metà strada per Ronda, allora ho detto ci si ferma un attimo, fa un caldo torrido, c'è da morire. Chiesa di San Pedro, come si è appena vista, piazza di San Pedro, molto carino, tutto bianco ovviamente per riflettere il più possibile della luce di questo sole cocente. E ho letto una frase molto bella davanti al centro occupazionale, che fa ridere da dire in un posto del genere, che era questa placca, questa cosa dedicata a tutte le persone che sono emigrate da Coripe per migliorare le loro vite e quelle delle loro famiglie. Qui c'è il mio scooter, pausa solo letteralmente per fare questo video a questa meravigliosa vista con queste panchine molto panoramiche, perché questo è il posto dove se ti finisce la benzina o nel mio caso anche la batteria del telefono sei letteralmente fottuto, non passa nessuno, non c'è nessuno. Ah no, un'auto, ma non viene di qua. Ho raggiunto assolutamente il picco, sono su una strada chiusa, serrata, quindi non posso incontrare assolutamente nessuno. Uno tipo guardia forestale così mi fa, se devi andare a Olvera è l'unico modo, quindi puoi farla in scooter, lui era in fuoristrada, non è sicura però cioè, ce la fai, e mamma mia era allagata, un disastro, però è l'unico modo e incredibile, ci siamo quasi. Ero seduto qui a mangiarmi il mio hamburger, qui c'era seduta una signora anziana, a un certo punto mi dice qualcosa, le dico guarda non parlo tantissimo spagnolo e mi fa no ma io parlo anche l'inglese, e allora ci mettiamo a parlare in inglese, lo parla da Dio, e le faccio vivi qui, fa sì ora vivo qui, vabbè è chiaramente in pensione,
E questa signora è mezza statunitense e mezza francese, ha vissuto in Cina, ha vissuto in America, ha vissuto in Belgio, ha fatto una vita matta, ha girato il mondo ed è finita qui a rilassarsi per la pensione con un gatto di cui si prende cura. Eccoci qua, sempre con il sole che sembra l'aureola. In questo posto, siete in della Bodegas, fa così caldo che guardate dove hanno costruito le case. Anche qui. Incredibile, dei posti bellissimi. Con il parcheggio a pagamento. Neanche scritto su internet. Poi arrivare qua non è facile, cioè le strade ce n'è aperta una su 3. Va bene. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contagian. Siamo arrivati nella ultima grande destinazione di questo viaggio, il punto di vista migliore per il ponte Mondo di Ronda. Sì, che è lo sfondo di Windows, è uno degli sfondi di Windows. Appena fatto il check-in e probabilmente per una volta sono da solo in questa meravigliosa stanza ed ora andiamo a gustarci il tramonto di Ronda. Sono quasi le 9 di sera e mentre mi godrò il tramonto, gelatino alle Pippo. Una cosa che mi viene spontaneo chiedermi è: ma i mattoni di questa roba sono giganti, come cavolo hanno fatto a costruirlo? Sono un ingegnere informatico, certe cose proprio non le capirò mai. Málaga e quiero que ir a la playa. Vorrei andare in spiaggia ancora. Ho voglia di andare in spiaggia. Ora vediamo che si può fare. Ora prima andiamo a riconsegnare il moglio.
completamente cotto, sono arrivato a casa. Questo posto il telefono non si spegne per il surriscaldamento.